Signori, proviamo la coppia e la spinta di questi 585 cavalli trazione integrale. Oh! Ce n'ha la cara vecchia SL63. 0-100 3,47 secondi, 0-60 1,74, 0-130 in 5,29. Coppia da auto articolato, tanti cavalli, trazione integrale e in generale una buona aerodinamica non mentono. Motori AMG, sempre un riferimento. Ragazzi, buongiorno, bentornati sul canale. Non credo ci sia bisogno di troppe presentazioni. Una delle pochissime auto che già dalle prime immagini mi aveva letteralmente entusiasmato e devo dire che averla tra le mani, vederla dal vivo, mi fa capire che Mercedes ha fatto un lavoro secondo me eccezionale dal punto di vista delle linee con questa nuova SL63 AMG. Sicuramente non una novità per chi ha vissuto la passione Mercedes, l'iconicità di quello che sono i modelli Mercedes negli ultimi 70 anni, perché questa è un'auto che ha più di mezzo secolo di storia, e vi garantisco che per chi è riuscito a viverla negli anni, ad ogni edizione di Mercedes SL c'è sempre stato tantissimo clamore, c'è sempre stata una grandissima fan base che ha vissuto in prima persona la presentazione di questi modelli, perché negli anni sono sempre stati un'icona di Mercedes in fatto di eleganza, in fatto di sportività, in fatto di potenza e di tecnologia. Quindi sono estremamente contento di riuscire finalmente a provarne una, soprattutto in questa declinazione, ad oggi quasi unico motore commercializzato in Italia. Dovrebbe arrivare a brevissimo anche l'SL43 AMG, equipaggiata con un 2 litri 4 cilindri turbo benzina con un turbo azionato elettricamente, esattamente come sulle Formula 1, da circa 380 cavalli, mentre oggi, ahimè, in questo caso sono al volante della versione più potente commercializzata in Italia, l'SL63 AMG, per qualcuno SL63 OMG, oh my god, che macchina! Perché sotto questo cofano c'è uno dei motori più iconici di casa Mercedes, che ha sostituito il 6.3 aspirato. Stiamo parlando di un 4 litri V8 biturbo da 585 cavalli e 800 Newton per metro di coppia, veramente spaventoso. Vedremo poi nella parte di guidato su strada come va, ma potrete già immaginarlo. In generale è un'auto dove i tecnici si sono applicati per far di tutto per renderla ben guidabile e per riuscire a gestire al meglio la potenza che riesce a sviluppare il mostro che c'è sotto il cofano. Tra le novità introdotte su questo modello, appunto per gestire coppia e potenza, degna di nota sicuramente il fatto che ci sia un'auto con trazione integrale. Stiamo parlando della trazione Formatic Plus o Plus di Mercedes, che è il top di gamma in casa Mercedes. Gli ingegneri hanno deciso di dotare l'automobile, nel mio caso, delle 4 ruote sterzanti, che come ben sapete aumentano l'agilità quando si va a basse velocità, ma anche la manovrabilità in centro abitato, mentre invece ad alte velocità aumentano quella che è la stabilità sul veloce. Un marchingegno che secondo me è assolutamente indispensabile su un'auto di questo tipo e cambia veramente il feeling di guida, perché il posteriore si sente tantissimo quando fate un tornante, quando fate una curva, che segue molto la traiettoria. Non è un'auto fatta per scomporsi, ve lo dico già in anticipo, niente traversoni dal mio punto di vista, o meglio, magari con qualche trasferimento di carico sì, si possono fare, ma non è un'auto nata per quello. Motore longitudinale sotto il cofano, quindi una priorità di coppia potenza alla sale posteriore. Troviamo, a differenza delle ultime SL, la cappottina in tela che riesce a far risparmiare qualche chilo, fortunatamente, perché non stiamo parlando di un'automobile troppo leggera, ve ne parlerò dopo. Come potrete immaginare, un'auto che è stata equipaggiata di tutta la tecnologia Mercedes, di tutto il top di gamma di Mercedes, e che, come vi ho detto, se la vedete dal vivo, sono sicuro che chi di voi l'ha vista potrà essere d'accordo con me,
è davvero stupenda. Personalmente non la configurerei così perché dal mio punto di vista è un po' troppo elegante. Se dovessi configurare io quest'auto cercherei di darle una appeal da supercar, un colore sgargiante, un colore forte e sicuramente un cerchio annerito con una pinza a contrasto e magari anche un interno a contrasto. Ci sono varie configurazioni sul web, guardatevele perché configurata cattiva anziché elegante come in questo caso è davvero pazzesca. Prima di metterci su strada una veloce occhiata agli interni che da sempre sono al centro del focus nella progettazione e realizzazione dei vari modelli SL. Troviamo un abitacolo farcito e rifinito al top per quello che riguarda la costruzione Mercedes. Troviamo dei sedili sportivi ben profilati, chiaramente con pelle di qualità, riscaldati, ventilati, con massaggio e ci tengo a sottolineare che c'è questa bocchetta di aria calda regolabile su 3 livelli da un bottone posizionato sul pannello porta che vi cambia letteralmente la percezione della temperatura esterna, quindi vi avvolge il collo con un getto di aria calda e a me fa molto piacere perché nei periodi invernali quando uso automobili Spider soffro parecchio l'aria fredda nel collo, quindi qui c'è davvero il game changer delle automobili Spider d'inverno. Volante riscaldato, regolabile elettricamente, troviamo un tablet centrale che per qualcuno di voi potrebbe essere oggetto di critica, ma vi garantisco che grazie all'inclinazione di tutto il tunnel centrale e al fatto che sia vicino al guidatore anche a livello di manovrabilità è ben gestibile e in più è inclinabile, anche se vi dico che in realtà non ho usufruito troppo in questa stagione, siamo a novembre, del fatto che si possa inclinare per togliere il riflesso del sole. Magari nei mesi estivi è una cosa che si sfrutta di più. Una posizione di guida che a me è piaciuta particolarmente perché siamo parecchio in basso, siamo molto in zona 992 Porsche, visibilità buona ma supportata per forza da un sistema di telecamera a 360 gradi che serve perché comunque l'automobile è 4,70 m, è un'automobile abbastanza ingombrante più che altro per quello che riguarda la larghezza, ma appunto grazie alle 4 ruote sterzanti si manovra davvero bene. Insomma un interno che come mi sarei aspettato è assolutamente da prima della classe. Buono livello di insonorizzazione generale, c'è solo un po' di rumore di rotolamento degli pneumatici, ma un'auto che vi consente, se l'asfalto è buono, di fare tanta strada, ma su questo poi andremo ad approfondire nella parte di guidato su strada. Signori miei, primi chilometri al volante di questa nuova SL63 AMG, mi sarei aspettato qualcosa di particolarmente educato, di particolarmente pettinato, di morbido, in realtà tutt'altro carattere. Tanta personalità, sbuffa, si muove, scoppietta, sbraita, bella secca nell'assetto, bella rigida. Motore, prime impressioni, ovviamente infinito. Sarà una settimana molto divertente. Ma prima di iniziare a parlarvi di questo mostro meccanico vi devo chiedere come sempre il classico supporto al canale, vi chiedo di lasciare un like sotto questo video e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto per supportare il canale. Grazie mille ragazzi. Ebbene sì signori, cosa c'è di meglio la domenica mattina di uscire con una SL63 AMG, abbassare la cappottina e farsi un bel giro in Spider. Siamo a domenica 13 novembre, appunto è domenica mattina, temperatura esterna 13,5 gradi, ma se volessimo mettere sul piatto della bilancia definendo una supercar o comunque una luxury car roadster da usare nel quotidiano e per fare lunghi tragitti, dal mio punto di vista è indispensabile includere anche la gestione dei flussi aerodinamici con automobile aperta. E devo dire che fra tutte le automobili utilizzate fino ad ora, Spider, Roadster, Cabrio e compagnia bella, questa Mercedes SL è una di quelle che gestisce meglio i flussi con automobile appunto aperta anche in questa stagione. In questo momento io ho riscaldamento a 21 gradi attivo, sedile riscaldato sulla prima posizione, sulla prima temperatura, quindi quella più leggera. Ho attivo il sistema per il riscaldamento del collo che mi spara aria calda fra capo e collo. C'è questa rete che vedete alle mie spalle che ha un azionamento, diciamo così, ancora manuale, fortunatamente, visto che qui di elettronica ce n'è abbastanza, riesce a quasi totalmente annullare i flussi di aria che arrivano sul guidatore dalla parte destra dell'abitacolo, cosa molto comune quando parliamo di automobili Spider
e cabrio. In questo caso con quella rete alzata sono parecchio isolato e sto davvero bene, ma vorrei soffermarmi inizialmente su quello che è la scelta dell'assetto. Troviamo chiaramente un assetto di prim'ordine, come abbiamo visto l'assetto di punta di Mercedes, considerando anche il fatto che tutto l'assetto sia regolabile elettronicamente nello smorzamento, quindi potete tararvi la durezza su misura, col fatto che ci siano le 4 ruote sterzanti, col fatto che questa è probabilmente l'erede dell'AMG GT. Mi sarei aspettato, vi dico molto sinceramente, un assetto più morbido, un assetto più similare diciamo a quello della classe S, chiaramente non uguale perché la classe S è veramente un cuscino di aria molto burroso. In realtà ho trovato un'auto che mi ha ricordato tanto l'AMG GT, tralasciando le forme estetiche ma anche nel comportamento soprattutto quello dinamico, perché troviamo un'auto estremamente solida, estremamente consistente nelle risposte, un'auto che non posso definire una tavola di marmo se non nelle modalità più sportive. Quindi quando vi settate le modalità, sbilanciate più la sportività, diventa davvero una bella tavola, ma anche nella modalità più morbida è tendenzialmente una risposta di molle e ammortizzatori che non mi sarei aspettato. È per quello che vi consiglio di fare una prova su strada per valutare se per il vostro gusto personale è un assetto adeguato o è eventualmente troppo rigido. Se volete un assetto più morbido dovete scendere di potenza con le motorizzazioni. Questa è perfetta se abitate in un paese con l'asfalto perfetto. Se state in zone in Italia dove l'asfalto è molto buono ci può stare, se siete in Svizzera, se siete in Germania, se siete in Austria, se siete in Croazia, in quei casi potete andare sereni e rilassati. In Italia ci sono alcuni punti dove io personalmente avrei preferito un'auto un pochino più morbida. Si perde in morbidezza e comfort, ma si guadagna tanta reattività, perché questa è un'auto che rolla poco, che beccheggia secondo me poco, grazie alle 4 ruote sterzanti è davvero agile nel misto. Stiamo parlando, aprite bene le orecchie, di un'auto che in ordine di marcia sfiora le 2 tonnellate, quindi non un peso piuma. Rispetto alle versioni coupé è più pesante perché è stata irrigidita. Troviamo un cambio a 9 rapporti, troviamo un gigamotore sotto il cofano, troviamo la trazione integrale. Tutto ciò che può pesare su quest'auto pesa, quindi l'auto chiaramente non è leggera, c'è un'infinità di elettronica, ci sono un'infinità di cavi e cablaggi, è normale che quest'auto sia un'auto pesante. Però grazie al fatto che il baricentro sta in basso, ci sono le 4 ruote sterzanti, il passo è un passo intermedio non eccessivamente lungo, vi garantisco che l'auto si guida davvero bene. Si guida bene perché il frontale, le ruote anteriori secondo me hanno una buona velocità di inserimento, complice anche questo sterzo che forse è un po' troppo grande da impugnare all'altezza appunto dell'impugnatura, diciamo così alle 10/10, però è davvero bello da vedere e iper tecnologico, e nell'insieme è un'auto che ho trovato, mi sarei aspettato più fredda, in realtà ha personalità per come si muove, perché non è precisa come alcune sue dirette competitor secondo me, ma si riesce bene a percepire cosa sta facendo. Ha un feedback di guida che non è troppo distaccato dal guidatore. Sulla guida è stato fatto un gran lavoro e cosa che la distingue dalle altre competitor in fatto a personalità secondo me è questo motore. Ve l'ho già fatto vedere all'inizio, ve l'ho già decantato, ma è ciò che rende davvero personale e unica l'esperienza su un'automobile come questa. Benedetto il fatto che ci siano ancora case che commercializzano questi maxi motori. AMG ha una lunga tradizione in merito, quindi mi sarei aspettato un motore con personalità ed è quello che ho trovato, un motore con carattere, perché come vi ho detto ogni tanto saltella, ogni tanto sbuffa, ogni tanto sbraita, è un motore che vi porta ad andare forte perché non è contento di andare lentamente. O meglio, i Mercedes hanno fatto di tutto per far utilizzare anche lentamente l'automobile, ma lo sentite che sotto il cofano c'è un motore che è fatto per viaggiare, un motore che ha la fluidità massima quando date gas, un motore che andando lentamente ha un pochino di ruvidità in generale, ma appena prendete velocità, appena gli date un po' di carburante, dà sicuramente il meglio di sé. 800 Nm da 2500 giri, zona bassa del contagiri forse un po' morta anche perché ci sono le 2 maxi turbine in centro alla V, ma da 2500-3000 giri diventa una furia. Ha una sonorità che su questo modello forse si è persa un po', ma non è colpa di Mercedes, ma di chi impone a Mercedes di rispettare determinati canoni acustici e di inquinamento.
questo motore che se andate a toccare lo scarico vi fa letteralmente tremare le case, e il problema più grande che ha è sicuramente il fatto che vi porta ad andare forte. Vi porta ad andare forte perché è estremamente arrogante nell'erogazione. Oserei quasi dire che c'è un piccolo sistema di supporto acustico all'interno dell'abitacolo. Il giorno che Mercedes non potrà più produrre questi motori sarebbero da prendere e mettere in salotto, perché è bello da vedere a livello estetico ed è estremamente libidinoso da utilizzare. Anche perché accoppiato a questo cambio, è un cambio già equipaggiato su altri modelli AMG, un cambio non a doppia frizione ma un cambio automatico vero e proprio. Mi è piaciuta la logica di gestione, anche perché non ha un gran lavoro da fare, perché qui si fanno le rotonde in quarta e si parte dai semafori in terza con tutta questa coppia, quindi è abbastanza libero di gestirsi coppia e potenza come preferisce. Forse qualche piccolo tentennamento sulla scalata, ma in generale stiamo parlando di un'auto fatta per fare strada, fatta per essere goduta sui lunghi tragitti, quindi secondo me ci può assolutamente stare. In abitacolo c'è una discreta quantità di spazio, come tutte le automobili roadster. Non fa dello spazio il suo cavallo di battaglia, ve la potrete gestire bene. Mi piace il fatto che sia 2+2, quindi 2 posti posteriori che non utilizzerete mai per caricare persone, ma sono molto vicini e vi consentono di appoggiare sulla parte posteriore dell'auto bagagli, borse, borsette, zaini, 24 ore. In generale ha più spazio di una classica 2 posti e questa cosa mi piace. Baule di poco più di 200 litri, siamo a 215 litri circa dichiarati da Mercedes. Ci sta, secondo me, l'indispensabile, il giusto per potersi fare 3, 4, 5 giorni a spasso in 2. Quindi per quello cui ho pensato l'auto, il bagagliaio c'è ed è, dal mio punto di vista, sufficiente. Consumi, prezzi e difetti particolari. Ragazzi miei, potrei benissimo fare a meno di parlare di consumi, perché chi acquisterà quest'auto sicuramente avrà magari un occhio di riguardo per i consumi, ma neanche troppo, diciamocela tutta. Io ve li dico comunque per curiosità. È un'automobile abbastanza setata, come è giusto che sia, vista la cavalleria, visto la cubatura. Il mio consumo medio dopo 10 giorni di utilizzo si è attestato ad un valore di 8 km al litro. Chiaramente, come vi ho detto, è un'auto che vi porta a spingere. Se la utilizzerete con calma su lunghi tragitti si potrà arrivare anche a 9-10 km al litro. Appena avrete modo di schiacciare un po' di più si scenderà a 6 km al litro. In centro abitato, anche utilizzandola bene, si sta sempre intorno ai 3-4 km al litro. Parlando di prezzi, questa Mercedes SL63 AMG ha un prezzo di partenza in territorio italiano, ricordo ad oggi unica motorizzazione acquistabile, in arrivo anche la motorizzazione più piccola. Questa ha un prezzo di partenza di circa 204.000 euro. Lista optional sempre bella allegra, sempre bella consistente. Fatemi la cortesia, come vi ho detto, di equipaggiarle con colori sgargianti e abbinamenti vistosi, perché lei se lo merita tutto. Parlando di difetti particolari, il sistema che fa salire e scendere la capottina lo fa sotto i 60 km/h in circa 15 secondi. Avrei preferito avere un tasto fisico anziché il tasto digitale da andare a cercare nel sistema di infotainment per azionare la capottina, una cosa un po' più classica. In secondo luogo, come vi ho detto, attenzione all'assetto, molto incline alla sportività, molto incline alla guidabilità. Si perde qualcosa a livello di comfort. Provatevela su strada e provatela sia su un asfalto perfetto sia su asfalto dissestato. Ultimo ma non ultimo, abitacolo estremamente scenico nel look, ma nonostante questo restano alcuni dettagli come il devio luci, alcuni bottoni sul volante che sono bottoni touch che non sono super pratici, il portabibite all'interno del tunnel centrale, che secondo me tutte queste cose potevano essere rifinite un po' meglio e in generale con un look un po' più premium su questi dettagli. E questo è quanto. Avrei potuto parlare ancora per almeno mezz'oretta, ma credo sia sufficiente così. Ragazzi, se avete avuto SL in passato o se siete interessati a questo modello, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo test drive, nella prossima prova su strada. Ciao ragazzi!